Ciao e bentornati in Psicologia Semplice. Oltre 20 anni fa, il grande cantautore emiliano Pierangelo Bertoli, affetto da poliomelite, senza alcuna difficoltà e con totale tranquillità, si definiva handicappato. Oggi queste parole non potremmo più usarle. Dovremmo dire disabile, o meglio, diversamente abile. Anche una persona cieca, siamo invitati a non definirla più con questa parola, dovremmo usare infatti il termine ipovedente. Stiamo cambiando le parole. Non possiamo più utilizzare la parola bidello, spazzino. Dobbiamo utilizzare operatore scolastico o operatore ecologico. Abbiamo tante nuove parole affinché nessuno si offenda. Anche la parola obeso, che fa riferimento all'obesità, non è più tanto gradita. Eppure l'obesità è una patologia, è riconosciuta a livello medico, è misurabile, ha a che fare con il rapporto tra l'altezza e il peso, il cosiddetto indice di massa corporea. Eppure anche questa parola sembra non andare più bene. Ebbene sì, abbiamo paura delle parole e i paesi considerati più evoluti, più avanzati, sembrano sostenere questa necessità. Beh, chiediamoci se questo atteggiamento è davvero la cosa migliore. Sigla. Ebbene sì, in tutti i paesi considerati più evoluti c'è il grande timore che le persone che sono in una condizione di svantaggio possano venire discriminate o emarginate. L'emarginazione, la derisione e l'esclusione chiaramente possono portare a una grande sofferenza psichica nelle persone. Ma questo problema non si risolve certo modificando le parole per evitare che chi ha un deficit possa rimanerci male. Bisogna quindi accettare questa situazione, saperla guardare, per poi predisporre tutto quello che serve in modo tale che queste persone possano sentirsi incluse e avere meno limiti possibili a causa di questa situazione. Per esempio, riconoscendo che alcune persone non sono in grado di camminare e si muovono magari con una sedia a rotelle, predisponiamo una rampa davanti al museo affinché anch'essi possano andare a vedere le opere d'arte che sono esposte nella città. Negli ultimissimi anni però si sta facendo qualche cosa di diverso. Si sta cercando di convincere la popolazione a negare la presenza di condizioni di patologia psichica, fisica o anche solo di fragilità. Così coniamo parole come diversamente abile, non possiamo più dire cieco, muto, obeso o addirittura vecchio o vecchia. A scuola non diamo più i voti perché nessuno possa sentirsi meno di qualcun altro e proprio ultimamente sono comparsi gli asterischi da mettere al fondo delle parole che indicano il genere maschile o femminile, affinché qualcuno che non ha ancora capito quale sia il suo genere o se voglia averlo, non si senta turbato, escluso o emarginato. Stiamo legittimando la negazione della realtà in individui che consideriamo fragili e che così facendo renderemo ancora più fragili e vulnerabili. In un mio video recente ho spiegato come la non accettazione sia la causa principale proprio della sofferenza, anche se in alcuni casi accettare non è l'unica strada, per fortuna. Quando noi abbiamo una condizione personale che non ci piace, in realtà abbiamo due strade sane che possiamo percorrere. O cerchiamo di modificare quella situazione, oppure la accettiamo. Ma entrambe queste strade prevedono che ci sia stata prima una presa di coscienza dell'esistenza del problema. Vedete, negare la presenza di una condizione deficitaria non motiva le persone a fare qualche cosa per risolvere il problema. Negare che una persona alta 1,70 m, dal peso di 200 kg sia obesa, sicuramente non l'aiuterà ad attivarsi per risolvere il suo problema di salute. E se non sei in grado di risolvere un'equazione, non c'è nulla di male a prendere consapevolezza della tua condizione di inferiorità rispetto a chi è in grado di farlo. Questo dovrebbe essere il tuo motore a darti da fare, studiare di più o cercare qualcuno che ti aiuti a riuscire a risolvere quell'equazione. Se invece siamo in una situazione immodificabile, allora dobbiamo attivare un processo di accettazione proprio per ritrovare la serenità. Non accettare il problema, negarlo o dare la colpa agli altri, alla società, alla politica, a Dio, al destino, non farà che prolungare la sofferenza. Quando io avrò 90 anni, sicuramente dovrò accettare il fatto che non sarò più in grado di fare alcune cose che a 20 anni mi risultavano estremamente facili.
E questo obiettivo non lo raggiungerò certamente negando a me stesso di essere vecchio o definendomi diversamente giovane, come ho sentito dire. Insomma, questa nuova tendenza a negare la presenza di condizioni deficitarie, anziché accettarle o, quando è possibile, avviare un cambiamento, deresponsabilizza le persone. Si basa su una visione molto materna dello Stato. È un atteggiamento iperprotettivo e deresponsabilizzante, che anche se siamo adulti ci vuole mantenere come dei bambini bisognosi e vulnerabili. Come psicologo che lavora per facilitare la salute mentale e l'evoluzione delle persone, non posso che disapprovare questa nuova tendenza. Ditemi cosa ne pensate, senza problemi. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella per i prossimi video e lasciatemi i vostri commenti. Sarò felice di rispondervi. Ciao e ci vediamo al prossimo video.